Le scimmie volanti sono utili servitori di un manipolatore affettivo. Il loro compito principale è coadiuvare il manipolatore nell'agganciare o riagganciare, dopo un periodo di assenza e no contact, la preda principale del manipolatore stesso, ossia generalmente la ex fidanzata, la ex moglie o comunque una figura socialmente e pubblicamente riconosciuta che lo abbia affiancato ufficialmente nel proprio percorso di vita e dalla quale tendono molto spesso a tornare anche dopo molto tempo. Solitamente le scimmie volanti possono far parte di appunto 4 grandi gruppi. Il primo, donne con le quali il manipolatore ha avuto incontri unicamente eroticamente caratterizzati o comunque brevissime frequentazioni occasionali. Il secondo gruppo, amanti di regolare frequentazione, con le quali ha sempre tradito la preda principale, ossia appunto l'ex moglie o fidanzato ufficiale. Amanti di cui dispone ripescando da una nutrita comitiva, quindi mai una figura esclusiva. Terzo gruppo, ex, ripescate per l'occasione e dunque a solo scopo egoistico. Il manipolatore infatti non butta mai via niente, ossia in periodo di magra o in occasione di una necessità unicamente personale, recupera dal passato persone devote e fedeli che pendono letteralmente dalle sue labbra e dipendono da ogni sua azione. Quarto ed ultimo gruppo, amiche di letto, ossia compiacenti consigliere, la versione femminile del wise man, il favolistico uomo saggio, che il manipolatore ripaga nei loro servigi di ascolto e suggerimenti con prestazioni erotiche saltuarie. Il manipolatore infatti non ha mai unicamente amiche di spirito e vicinanza di anime, bensì tende sempre a barattare l'inafferrabile con il pratico. Queste servili aiutanti idolatrano il manipolatore e pur di ricevere attenzioni da parte sua, sono disposte ad aiutarlo in qualsiasi occasione e modalità. Generalmente sono donne per nulla appariscenti, rispetto sia al manipolatore che alla preda principale del manipolatore stesso, decisamente meno piacenti esteticamente, meno interessanti, spesso culturalmente poco preparate, motivo per cui ambiscono ad un posto tanto sognato accanto al manipolatore e provano invidia e rabbia nei confronti della preda principale, poiché suo malgrado canalizza su se stessa costantemente l'attenzione del manipolatore, quell'attenzione che loro stesse tanto anelano, giungendo dunque alla insana decisione di aiutare il loro idolo nel danneggiare la sua vittima. Perché le scimmie volanti sono molto spesso meno valide, sia esteticamente che economicamente, culturalmente e professionalmente, del manipolatore? Perché lui le sceglie appositamente con tali caratteristiche. Poiché il manipolatore deve potersi specchiare nella loro mediocrità e, notando la loro pochezza, sentirsi perciò un individuo straordinariamente grandioso e unico, poiché migliore. Il ruolo dunque delle scimmie volanti non è soltanto quello di vili aiutanti per faccende pratiche, ma sono anche utili alla causa inconscia del manipolatore, ossia servono a fargli luce per far scintillare ancor di più la sua maschera. Quali sono invece le caratteristiche della preda, vittima principale? Generalmente si tratta di una donna virtuosa, empatica, profonda, una donna che riscuote successo, forte, coraggiosa, ammirata, intelligente, esteticamente piacente, avvenente, corteggiata e stimata. Certamente inoltre è di maggior spessore e valore, sia fisico che culturale e morale, sia rispetto al manipolatore che alle sue servili aiutanti. Ed è proprio per questo sfolgorante compendio di doti e qualità della donna che il manipolatore la sceglie come preda e quindi come vittima della sua folle crudeltà, poiché la caratura interiore della preda è un traguardo a cui lui non arriverà mai
e che per questo invidia profondamente, odia ciecamente e dunque cerca ad ogni costo di umiliare e sottomettere, poiché secondo la sua malcelata follia nessuno può e deve permettersi di essere migliore di lui. Le scimmie volanti però non fanno soltanto parte delle conoscenze e frequentazioni erotico-emotive del manipolatore, bensì tra le loro fila si possono annoverare anche amici di vecchia data, altrettanto narcisisti o codipendenti, ma anche parenti e familiari. Ebbene, tutto questo ampio parterre di aiutanti appoggia il manipolatore anche di fronte a posizioni e atti indifendibili. Essi contribuiscono a diffamare la vittima preda con pettegolezzi e racconti falsi, definendola spesso dinanzi ad un pubblico ignaro come visionaria, pazza, menzognera, di dubbia moralità, assecondando così i vili trabocchetti e giochi sadici del manipolatore per potersi guadagnare un posto al suo fianco, per ricoprire un ruolo al suo cospetto. Sì, una cricca di folli. I manipolatori detestano che le loro vittime siano felici altrove, soprattutto nel caso in cui non siano stati loro ad eliminare la vittima, bensì sia stata la vittima ad eliminare loro. Di conseguenza, dopo un periodo di latenza e no contact nei confronti della preda principale, periodo in cui ripescano dal passato oggetti umani che reputano di scarso valore, con cui si trastullano per mero e momentaneo svago erotico, ad esempio le famose scimmie volanti, tendono successivamente a ritornare dalla preda principale, generalmente con piccoli impercettibili segnali di ricontatto, ad esempio con un innocente like ad un post social, oppure con un messaggio banale e apparentemente innocuo su app di messaggistica, oppure con uno squillo sfuggito per errore, oppure con un incontro pseudo casuale. Attraverso questi piccoli, saltuari e apparentemente ingenui gesti o azioni di ricontatto e ricomparsa, il manipolatore cerca unicamente di tenere inchiodata al suo carro la preda stessa, i suoi pensieri, le sue emozioni, che a risentirlo inevitabilmente scaturirebbero, cercando sadicamente di mantenere intatto il filo dei ricordi. Proprio come accade a lui stesso, che nel periodo di latenza e no contact mai si allontana definitivamente dalla preda, bensì la tiene ben d'occhio, sia personalmente e direttamente che attraverso i servigi di scimmie volanti e altri amici servitori, pronti a fungere da abili spie social o sociali pur di trarne un caduco beneficio. È necessario ovviamente ribadire che strumenti utili alle cause folli di manipolatori e burattini servitori siano innanzitutto i mezzi di comunicazione più in voga in questi ultimi anni, ossia i social. Prestare dunque una grande attenzione a chiunque si conosca e contatti sui social, in chat e app di messaggistica deve essere un monito importante per ciascuno di noi. Tutelare la nostra vita, serenità e salute deve essere la nostra priorità, anche a discapito di qualsiasi necessità di socializzazione. Tutto questo nella mia grande speranza che nessuno sia mai più preda principale prescelta o che rivesta il ruolo di bersaglio prediletto e obiettivo primario, su cui questi individui deviati e malsani vomitino tutta la loro tremenda follia e crudeltà.